Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere come edito la pelle. Oggi lavoriamo su questa fotografia che ho scattato oramai l'anno scorso, è un ritratto di Federica, truccata da Nadia, lascerò il loro Instagram nella descrizione. Allora, per prima cosa vado a creare due copie del livello, premendo CTRL J, CTRL J, CTRL J. Li raggruppo, questo sarà il mio gruppo della separazione frequenze. Separazione frequenze. Il primo livello sarà quello delle basse frequenze, quindi lo chiamo low, e questo è quello delle alte, quindi high. Così nascondo momentaneamente il livello delle alte frequenze e lavoro su quello delle basse. Vado su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Raggio 30 mi sembra che vada abbastanza bene, devo arrivare a un risultato che mi permetta ancora di vedere l'immagine sotto, di riconoscerne i dettagli, quindi gli occhi, le labbra, le narici, ma devo avere dei passaggi tonali molto soffici, molto morbidi. Quindi appunto 30 mi sembra vada abbastanza bene, do l'ok, metto visibile il livello delle alte frequenze, vado su, lavorando ovviamente sul livello delle alte frequenze, vado su immagine, applica immagine, metto come livello quello delle basse frequenze, fusione sottrai, scala a 2 e sposta a 128, do l'ok e cambio il metodo di fusione del livello in luce lineare. Se tutto va secondo i piani, se io vado a nascondere questo gruppo non mi cambia assolutamente niente. Parrebbe di sì, quindi iniziamo a lavorare. Allora, generalmente inizio dalle basse frequenze. Con le basse frequenze vado a lavorare sui passaggi tonali della pelle. Ad esempio queste ombre qui potremmo renderle più morbide, anche qua vicino al naso si può lavorare. Mentre con le alte frequenze lavoro sui dettagli, ad esempio andremo a togliere questi capelli che possono dare fastidio, alcune piccole imperfezioni della pelle. Iniziamo dalle basse frequenze. Allora, prendo lo strumento laso e cosa faccio? Come sfumatura metterei un 21, proviamo. E vado a selezionare la parte in cui voglio ammorbidire il passaggio tonale. Partiamo dalla fronte. Allora, provo a selezionare una parte abbastanza ampia dell'immagine, così. Attivando la maschera posso andare a vedere se mi piace la sfumatura che ho dato. Mi sembra ancora abbastanza troppo rigida, quindi metterei proviamo un 27, proviamo, così, ok. Dopo che ho fatto la mia selezione vado su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Allora, non so se lo notate, ma proviamo zoomando. Vedete che queste ombre un po' più scure leggermente si vanno ad ammorbidire. Se io aumento, ovviamente sì, qua è troppo, così si nota di più. Vedete? E proseguiamo così anche nelle altre parti del viso. Non vi preoccupate se andate anche su dettagli appunto come i capelli, perché come abbiamo detto sono praticamente divisi su due livelli. Guardate, qui abbiamo solo i passaggi tonali
E qui abbiamo solo il dettaglio, ovviamente, senza contare l'immagine sotto. Vediamo velocemente un prima e un dopo. Ok, a questo punto possiamo passare alle alte frequenze, probabilmente la mia parte preferita della skin retouch. Allora, su questo livello possiamo usare vari strumenti. Io generalmente uso la toppa, questa, il cerotto, il pennello correttivo al volo per le parti, vediamo un esempio, ad esempio questa parte qui. Aumentiamo un po' la dimensione del pennello, vedete, anche qui. Generalmente il pennello correttivo al volo lo uso solo appunto per queste parti piccole, piccoli dettagli, sui piccoli dettagli che so che posso rimuovere facilmente, ad esempio anche qui. Ok. Poi abbiamo detto la toppa, ad esempio possiamo usarla qui. Vedete come funziona la toppa? Praticamente io seleziono ad esempio questa parte e voglio che questa piccola macchiolina se ne vada e cerco un punto dell'immagine in cui ho una texture abbastanza simile, quindi ovviamente non andrò ad esempio a prendere come riferimento questa parte qui, ma mi terrò comunque nelle zone vicine. Ad esempio questa parte qui, avete visto? Così. E infine un altro strumento che uso è il timbro. Vedete questa parte com'è molto dettagliata rispetto al resto dell'immagine? Io non voglio eliminarla completamente, voglio solo diminuire un po' questo effetto qua, granuloso diciamo. Quindi cosa faccio? Allora, intanto la dimensione del pennello mi sembra ok, metto il flusso abbastanza basso, direi un 15, ok. Premendo Alt vado a prelevare una zona dell'immagine in cui la texture mi sembra possa andare a riparare questa parte sopra, quindi direi qui, rimanendo sempre vicini come dicevamo prima anche per la toppa. Seleziono qui e leggermente vado qui sopra, così. Vediamo un prima e un dopo. Sì, direi che va bene. Non mi piace ancora questa parte qua, proviamo con la toppa. Ok, ora velocizzo di nuovo questa parte che è un po' lunga e ci vediamo alla fine per il Dodge and Burn.
il risultato direi che va bene. Possiamo passare al Dodge and Burn. Mi creo un livello curve, lo tiro su, direi così, e premendo CTRL I inverto la maschera. Faccio la stessa cosa tirando giù, così, ok. E questi sono i miei due livelli di Dodge and Burn. Ok, allora prendo un pennello, metto il flusso bassissimo a 5, con il pennello su bianco, perché la maschera adesso è invertita, quindi siamo sul nero, vado ad accentuare le parti che già adesso vedo che sono più luminose rispetto alle altre. Vediamo. Ok. Ora vado sui dettagli. Con un pennello un po' più piccolo vado anche a riprendere di nuovo qui. Se ci sembra troppo possiamo sempre andare a lavorare sulle curve, o anche se vogliamo accentuarlo, oppure possiamo lavorare sull'opacità del livello. Ovviamente non potremo andarlo ad aumentare, ma solo a diminuire in questo caso. E ora invece lavoriamo sulle parti che vogliamo scurire, sempre col pennello, sempre sul bianco, flusso 5. Vediamo un prima e un dopo il Dodge and Burn. Questo è il prima e questo è il dopo. Ora vediamo l'immagine prima dello skin retouch e dopo, per avere un confronto e capire se magari abbiamo fatto troppo, perché la pelle deve comunque rimanere naturale. Ok, spero di essere stata chiara. Se avete domande, se avete dubbi, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato, io vi rispondo. E